Ciao a tutti e benvenuti su Gameset Match. Oggi vi guideremo passo passo in un allenamento completo, pensato per chi gioca a tennis. Il nostro obiettivo è prepararvi al meglio, lavorando su riscaldamento, stabilità, forza e mobilità. Siete pronti? Allora iniziamo subito. Partiamo dal riscaldamento, una fase troppo spesso sottovalutata, ma essenziale. Il riscaldamento non è solo corsetta, è attivazione. È preparazione mentale e fisica. Iniziamo con una routine dinamica che renderà il corpo pronto per ogni movimento. Primo step, skipping sul posto. Cambiamo stile, aumentiamo l'intensità e coordiniamo le braccia. Questo non serve solo a scaldare le gambe, ma anche a stimolare ritmo e reattività. Ora aggiungiamo mobilità alle anche. Piccoli movimenti controllati per sciogliere le articolazioni. Il bacino deve rimanere fluido, senza irrigidirsi. Passiamo al riscaldamento della parte superiore del corpo. Movimenti delle braccia in avanti e indietro, con controllo. Spalle attive, core contratto, schiena dritta. Evitiamo i movimenti bruschi, meglio lenti e completi. Ora aumentiamo la dinamicità. Oscillazioni delle braccia in varie direzioni. L'obiettivo è attivare i muscoli posturali e dare fluidità al busto. Perfetto, possiamo passare ai piedi. Passi laterali, cambi di direzione e piccole accelerazioni. Ricordate, ginocchia leggermente piegate, peso sempre in avanti. E adesso, shuffle rapido. Mantenete il controllo e alternate le gambe. Il corpo deve essere pronto a reagire come in una vera partita. Aggiungiamo la palla medica per rendere il riscaldamento più completo. Movimenti di rotazione con le braccia tese, creando stabilità dal basso. Non servono colpi di forza. Pensate alla fluidità e all'ampiezza del movimento. Questo lavoro prepara le anche e il busto ai movimenti del tennis. Ora passiamo al core, la parte più importante per ogni tennista. Il tennis è uno sport di rotazione. Se il core è forte, i colpi diventano più potenti e sicuri. Iniziamo con il plank classico. Schiena dritta, glutei contratti, addome attivo. Attenzione a non abbassare troppo il bacino. Meglio più alto che troppo basso. Per chi è agli inizi, esiste la variante semplificata con le ginocchia a terra. L'importante è non perdere la linea del corpo. Adesso passiamo al plank laterale, un esercizio fondamentale per rinforzare gli obliqui e migliorare l'equilibrio. Manteniamo l'allineamento spalle-bacino-ginocchia. Poi inseriamo il reverse plank, che attiva la catena muscolare posteriore. Ricordate, anche stabili e glutei contratti. Ora rendiamo tutto più instabile con piccoli spostamenti. Il segreto è non far crollare il bacino e mantenere sempre la linea. Aggiungiamo anche esercizi di antirotazione con elastici o palloni. Il corpo deve resistere alla forza esterna e rimanere solido. Così alleniamo non solo il core, ma anche il controllo neuromuscolare. Passiamo alla mobilità della colonna e delle anche. Rotazioni controllate del tronco, senza forzare. L'obiettivo è aumentare la mobilità toracica, fondamentale per il tennis. Posizione a 90-90 gradi. Questo esercizio apre le anche e migliora la postura. Il movimento deve essere fluido, progressivo e mai doloroso. Ogni ripetizione aiuta a migliorare il range di movimento. Ora è il turno delle spalle. Le spalle sono delicate. Se non vengono allenate con cura rischiamo infortuni. Eseguiamo esercizi di extra rotazione con braccia distese e scapole attive. Senza pesi, solo con il movimento corretto, lavoriamo sulla stabilità. Ora aggiungiamo piccoli attrezzi per aumentare la difficoltà. L'importante è non strafare, meglio pochi movimenti fatti bene. Bene, passiamo alla stabilità in monopodalico. Restare su una gamba sola allena piedi, ginocchia e core. Per aumentare la difficoltà possiamo usare superfici instabili come il Bosu. Il segreto è non perdere la linea del ginocchio rispetto al piede. Salti e atterraggi controllati aiutano a sviluppare forza eccentrica. Ricordate, un buon tennista non solo accelera, ma soprattutto sa frenare. Ora parliamo di accelerazione e decelerazione. Imparare a fermarsi bene è più importante che correre veloce. Simuliamo scatti brevi e blocchi improvvisi, proprio come in partita. Il corpo deve essere solido come una roccia al momento dello stop.
Passiamo alla dissociazione spalle-anche. Un aspetto chiave del tennis. Spalle e anche devono sapersi muovere in tempi diversi. Questo crea potenza, equilibrio e recupero più rapido. Alleniamo prima la rotazione delle anche con spalle ferme, poi al contrario, spalle in movimento e anche stabili. Ora uniamo il tutto con la racchetta, simulando veri colpi da fondo campo. Infine, lavoriamo sulla catena cinetica completa, dal basso verso l'alto, gambe, anche, spalle, braccia. Con la palla medica simuliamo dritto e rovescio, in stanze diverse. Il movimento deve partire dai piedi e finire nelle mani. Questa è la chiave per trasferire energia nel colpo. E con questo siamo arrivati alla fine della routine completa. Spero che vi sia piaciuta e che possiate inserirla nei vostri allenamenti. Per supportare il canale iscrivetevi a Game Set Match, lasciate un like se il video vi è stato utile. Attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti esclusivi. E ricordate, il miglioramento arriva ogni giorno, un esercizio alla volta.